Dal Vangelo secondo Giovanni. Buona Pasqua. L'immagine più conosciuta di Gesù è quella del buon pastore in mezzo al suo gregge o con la pecorella sulle spalle, e questa è da sempre l'immagine più amata dai cristiani. Notiamo subito però che il Vangelo di oggi non parla del buon pastore, ma del pastore bello. L'aggettivo che viene impiegato non è agathos, buono, ma kalos, bello. E l'Evangelista infatti non vuole parlarci della bontà di Gesù, ma della sua bellezza, quella bellezza che noi saremo poi chiamati a riprodurre sui nostri volti. Noi amiamo la bellezza, siamo attratti dalla bellezza, dice l'autore del Siracide al capitolo 40. L'occhio dell'uomo desidera la grazia e la bellezza, ma più ancora il verde dei campi. Rimaniamo incantati davanti al sorgere o al tramonto del sole, contempliamo le montagne, il mare, i fiori, la grazia di chi si muove a passi di danza. Che cosa fanno gli scrittori, i poeti, i musicisti? Null'altro che tradurre nel loro linguaggio la bellezza. Come mai ci attira tutto ciò che è bello? Perché le cose belle sono un riflesso dell'infinita bellezza di Dio. Noi siamo fatti per la bellezza perché siamo fatti per Dio. C'è un'espressione che tutti noi desidereremmo che ci fosse detta: che bella persona. Vuol dire simpatica, educata, servizievole, gentile, rispettosa, una persona bella. Tutti noi desidereremmo che lo si dicesse di noi. E Gesù dei suoi discepoli ha detto che dobbiamo essere persone belle. Quando dice: voi siete la luce del mondo, vedano le vostre opere belle. Purtroppo anche qui è tradotto con buone, no, belle. Eppure, quando Gesù si è presentato come il pastore bello, i capi dei giudei si sono indignati, lo hanno ritenuto un pazzo furioso e alla fine hanno cercato di lapidarlo. Come mai? Se in un villaggio in cui tutti sono brutti arriva una persona bella, prima non si rendevano nemmeno conto di essere brutti, ma se arriva una persona bella si guardano e si rendono conto della loro condizione, prendono coscienza del loro stato. Possono essere anche infastiditi dalla presenza di una persona diversa da loro. Ecco, i profeti nell'Antico Testamento avevano parlato dei pastori di Israele. Il profeta Ezechiele al capitolo 34 descrive queste figure di guide del popolo con l'immagine dei pastori e dice: guai ai pastori di Israele, sfruttano le pecore invece di alimentarle, non si prendono cura di quelle inferme, non fasciano quelle ferite, non vanno in cerca di quelle smarrite. Sono persone crudeli, violente, il gregge è allo sbando, è preda di tutte le bestie selvatiche, non se ne prendono cura. Ecco, di fronte a questa situazione Gesù dirà che le folle erano come pecore senza pastore. Ecco, in questa situazione giunge un pastore bello. E coloro che erano pastori brutti ne sono anche rimasti infastiditi perché avrebbero voluto perpetuare la loro condizione. Tutto andava bene per loro, erano tutti uguali. E forse
non si rendevano nemmeno conto di essere pastori brutti. Sentiamo come Gesù si presenta a queste guide del popolo di Israele. In quel tempo Gesù disse: Io sono il pastore, quello bello. Il pastore, quello bello, pone la vita per le pecore. Sentiremo ripetere con insistenza nel brano evangelico di oggi questa espressione: Io sono il pastore, quello bello. Hopoimen, hokalos. Anzitutto, io sono. È un'espressione molto importante perché è l'autopresentazione di Dio, è il nome con il quale Dio si è presentato a Mosè, io sono. E quindi, quando Gesù impiega questa espressione, vuol dire adesso vi presento il volto di Dio, il volto di Dio bello, un volto da contemplare, perché c'è anche un volto di Dio che è brutto. È stato fatto un sondaggio negli Stati Uniti e che cosa è risultato? Che gli atei erano pochissimi, 5%, però soltanto il 22% avevano un'immagine di Dio benevolente, un Dio buono e soltanto buono. Il resto, che è ben il 67%, aveva un'immagine di Dio brutta, un Dio autoritario, lontano, che non si interessa dei nostri problemi, un Dio che condanna, un Dio giustiziere, un Dio che punisce. E questa immagine di Dio brutta è all'origine poi di una società che non è affatto bella. Perché? Perché chi adora questo Dio poi vuole riprodurre il suo volto e nasce allora l'immagine ideale di un uomo che è il dominatore, che si fa servire, che si impone, che pretende che gli altri gli siano sottomessi. Perché è questa l'immagine che molti ancora hanno di Dio. È un'immagine brutta. Adesso, quando Gesù si presenta come il pastore, quello bello, vuol dire contemplate sul mio volto l'immagine bella di Dio. C'è un Dio che è davvero attraente, amabile, ed è importante vederne la bellezza e provare il piacere di sentirsi amati da Lui in modo incondizionato. Vediamo allora che cosa rende bello il volto di Gesù. E abbiamo già sentito la prima caratteristica di questa bellezza. È colui che pone la sua vita a favore delle pecore. Il verbo che viene impiegato non è dona la sua vita, perché immediatamente noi pensiamo al dono della sua vita là sul Calvario. Ma qui c'è un altro verbo che è tithemi, pone la sua vita, cioè ti pone davanti la sua proposta di uomo, un uomo davvero bello. Ti pone la sua vita davanti perché tu possa confrontarti con questa bellezza di uomo e la possa riprodurre. Pietro, nella prima lettera che scrive ai cristiani perseguitati dell'Asia Minore, dice: la vostra condotta in mezzo ai pagani sia bella. Voi dovete riprodurre il volto del pastore bello e poi ci saranno quelli che parlano di voi come dei malfattori. Voi dovete rispondere con le vostre opere belle. Sentiamo adesso come si presenta chi invece non è pastore. Il salariato
che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Per mettere in risalto un'altra caratteristica del pastore bello, Gesù introduce un'immagine, quella del salariato, e la pone in contrapposizione all'immagine del pastore. Il salariato è colui che non è personalmente coinvolto in modo passionale con la vita del gregge. A lui interessa la paga alla fine della giornata, poi quello che accade alle pecore a lui non interessa, non lo riguardano più. È il contrasto fra l'agire per interesse e l'amore gratuito. L'amore gratuito è una delle caratteristiche della bellezza di Gesù di Nazaret. E lui propone a tutti noi questa bellezza, quella dell'amore gratuito. Noi istintivamente siamo portati ad agire per interesse. Quando facciamo qualcosa noi pensiamo istintivamente al nostro tornaconto, quale vantaggio ne avrò da ciò che faccio. Almeno qualcuno noterà che sono stato io a fare una cosa così bella. Ecco, quando noi ci ripieghiamo, pensiamo anche solo lontanamente al nostro tornaconto, noi deturpiamo questa bellezza che dobbiamo riprodurre sui nostri volti, è la bellezza del pastore bello che è Gesù di Nazaret, che ha agito in completa gratuità. E diciamo però che ce ne sono tante di persone che sono belle così. Pensiamo a quei cristiani, per esempio, che passano tutti i sabati pomeriggio dedicandosi alla vita della loro comunità, dandosi da fare in parrocchia, oppure chi si impegna nel volontariato, chi si dà da fare con gli handicappati, con coloro che hanno bisogno di aiuto. E questo accade. E forse abbiamo anche sentito dire da qualcuno molto più pigro, quale vedendo ciò che viene fatto da queste persone che sono belle e ne viene forse anche disturbato da questa bellezza e da questa gratuità, e magari dice, se lo fa vuol dire che gli piace, altrimenti non lo farebbe. Ecco, queste persone belle non se la prendono e continuano a lavorare, anche quando non hanno alcun riconoscimento del lavoro che svolgono e forse nemmeno alcun riconoscimento da parte del loro parroco. Queste persone che agiscono gratuitamente perché sono felici di vedere qualcuno che è contento, ecco, riflettono sui loro volti la bellezza del loro pastore. Che cosa fanno i salariati, ai quali non interessa il gregge? Vedono il lupo che è il nemico tradizionale del gregge, rappresenta le forze del male, le forze ostili. Il lupo che cosa fa? Non si dice che uccide le pecore. Non può ucciderle perché non può distruggere la vita dell'Eterno che è presente in ogni uomo, ma può allontanare dal gregge le pecore e non seguono più il pastore bello. Il lupo le può disperdere, può far loro smarrire il cammino. A volte noi sentiamo parlare di gioventù allo sbando o di società allo sbando. Ecco, questo è proprio il risultato dell'opera dei lupi. E i mercenari, i salariati,
coloro che agiscono per interesse si disinteressano di ciò che accade, pensano a se stessi. E c'è tutta una spiritualità del passato che ci ha portato ad agire spiritualmente per interesse, pensando ai meriti che venivano accumulati in cielo, e chi faceva il bene lo faceva in fondo per interesse. Questo era un egoismo molto subdolo. No, ci rende brutti questo egoismo. Chi agisce e fa il bene lo fa in modo gratuito perché è bello amare. Ecco, chi ama non pensa a se stesso, pensa alle situazioni in cui si trovano i fratelli che magari sono in pericolo a causa di lupi. E chi ama deve stare attento a questi lupi. Ogni epoca ne ha avuti di lupi e qualche volta hanno anche un nome, ma per lo più sono anonimi. E allora sono anche più insidiosi. Direi che vale la pena provare a identificarne qualcuno di questi lupi pericolosi. Per esempio, sono lupi coloro che introducono nella società il degrado morale, per cui non ci si rende più nemmeno conto di ciò che è bene e ciò che è male. Fanno tutti così, si perde il senso di ciò che ci rende belli e ciò che invece ci rende brutti. Sono lupi coloro che incarnano un falso modello di uomo che ha come valore guida faccio ciò che mi piace. Ecco, chi diffonde questa concezione è un lupo, perché fa del male, toglie la gioia di vivere, toglie la bellezza dalla società, perché la persona bella è quella che ama, non quella che agisce e fa soltanto ciò che gli piace. Sono certamente lupi anche coloro che deformano il gusto della bellezza, fanno vedere che è bello ciò che invece è brutto. Ecco, il mercenario, il salariato, quello che pensa che Dio lo premierà, lo pagherà alla fine della sua vita, pensa soltanto a se stesso. Invece, chi vuole riprodurre il volto del pastore sta attento a ciò che accade attorno a lui e vigila sui lupi che possono far del male ai fratelli. Questo è certamente un compito di coloro che presiedono la comunità cristiana, quindi quando entra una mentalità contraria al Vangelo la devono denunciare perché è pericolosa, ma anche i genitori devono preoccuparsi di questi lupi. E di alcuni lupi certamente si preoccupano, ma di altri no. A volte finiscono per non rendersi più nemmeno conto che seguendo certe proposte di vita, certe mode, i loro figli diventeranno persone brutte, non belle. Quando si vuole coinvolgere una persona in un rapporto affettivo, cosa si fa? Si cerca di presentarsi belli. Il giovane che non si faceva mai la barba si innamora, si fa la barba 3 volte al giorno perché si vuole presentare bello per conquistare la persona amata. Bene, Gesù vuole coinvolgere tutti noi in un rapporto d'amore sponsale. Questa è l'immagine che viene impiegata nella Bibbia. Non esiste il rapporto del salariato. Quando si accoglie la spiritualità di Gesù, c'è stata nel passato la spiritualità dei meriti, ha fatto il suo tempo. Non si fa il bene per ricevere uno stipendio alla fine della vita. Questo è il più subdolo degli egoismi. Il coinvolgimento d'amore sponsale, gratuito, con Dio e con Cristo, viene espresso nella Bibbia con un verbo molto significativo: conoscere. Il verbo conoscere è impiegato per indicare l'amore sponsale, la conoscenza profonda
che hanno l'uno dell'altro lo sposo e la sposa. Questa è l'immagine che viene impiegata anche da Gesù nel brano di oggi. Sentiamo. Io sono il pastore, quello bello. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. Abbiamo sentito ricorrere per 4 volte il verbo conoscere. Io sono il pastore, quello bello, perché conosco le mie pecore conoscono me, io conosco il Padre conosce me. Questo verbo nella Bibbia ha un significato particolare. Indica l'intimo rapporto che c'è fra l'uomo e la donna nel loro incontro sponsale. È chiamato conoscenza. Il rapporto sessuale degli animali non è mai chiamato conoscenza, è solo la risposta a un istinto. A volte accade anche fra gli umani che il rapporto sessuale sia ridotto a una pulsione istintiva che non porta alla conoscenza d'amore reciproco, e allora non è espressione umana questa. La conoscenza che si realizza nell'incontro sponsale umano porta a scoprire l'intimità dell'altro, ciò che gli dà gioia, i suoi desideri, i suoi pensieri, i suoi sogni, e le 2 vite si sintonizzano in un'unica vita. Questo è ciò che accade anche nella conoscenza di Dio. Se si entra in un intimo rapporto di amore con Lui, la nostra vita diviene espressione della sua vita, che è amore e solo amore. Gesù continua dicendo qual è la caratteristica di questa vita nella quale Lui è coinvolto, perché è l'unigenito del Padre, e adesso coinvolge anche tutti coloro che accolgono la sua proposta di vita bella. Dice: io pongo la mia vita a favore delle pecore. Non significa che lui muore al posto delle pecore, no, significa che lui fa della sua vita un dono, perché questa è la vita del Padre che è presente in lui. E adesso è questa stessa vita nella quale lui coinvolge anche tutti noi. Chi sono adesso coloro che lui vuole coinvolgere in questa conoscenza d'amore con lui e col Padre? Sono soltanto alcuni, solo dei privilegiati, oppure persone elette? Sentiamo. E ho altre pecore che non sono di questo recinto. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per comprendere queste parole di Gesù, dobbiamo collocarle nel contesto del discorso che lui sta facendo. Ha detto che lui è venuto per condurre fuori le sue pecore che si trovano dentro un recinto, anzi, per scacciarle fuori da questo recinto. Il testo originale chiama questo recinto aulè, che non significa ovile, ma recinto nel quale le pecore sono state rinchiuse da ladri e da briganti che le sfruttano e le uccidono. Qual è il recinto dal quale Gesù ha scacciato fuori le sue pecore? È il recinto dell'istituzione religiosa
che predica un falso rapporto con Dio. Da questo recinto Gesù è venuto a cacciar fuori le sue pecore perché lì vengono sfruttate. Si tratta dell'istituzione religiosa che predica un falso rapporto con Dio. Qual era la pratica religiosa del Tempio di Gerusalemme? Era il rapporto con il Signore nel quale si era chiamate a dargli qualcosa, offrirgli sacrifici per ottenere i suoi favori, e anche le opere buone che uno era invitato a fare era per ottenere un qualcosa da Dio, le sue benedizioni, i suoi favori. No, non è questo il rapporto con Dio che Gesù è venuto a portare. Da quel recinto bisogna uscire. Purtroppo in questo recinto della falsa immagine di Dio ci sono ancora molte persone che si trovano dentro e che vengono mantenute dentro da mercenari che, forse senza nemmeno rendersene conto, mantengono schiave di una falsa immagine di Dio le persone. Gesù ha compiuto anche un gesto profetico molto chiaro quando ha cacciato fuori tutti dal Tempio. Era questo il recinto nel quale lui non vuole più che rimangano le persone. Poi continua dicendo che ha altre pecore che non sono dentro questo recinto, ma possono essere dentro in altri recinti, e anche queste lui deve guidare. Dopo aver liberato da una falsa immagine di Dio e da una falsa immagine di religione, Gesù dice che ci sono altri recinti religiosi e laici che tengono schiavo l'uomo, e lui vuole condurre fuori le persone. Proviamo a pensare a qualcuno di questi recinti, certe culture arcaiche, certe tradizioni che umiliano, che schiavizzano uomini e donne, sono recinti, e chi ha assimilato il pensiero, l'amore di Cristo, deve impegnarsi a portar fuori le persone da questi recinti. Poi ancora, il recinto di una mentalità edonistica in cui ognuno è orientato a pensare a se stesso e a godersi la vita. È un recinto questo, e molte persone ci sono dentro e devono essere liberate da questa mentalità. I recinti della corruzione morale, in cui uno si trova dentro e viene sfruttato da gente che è interessata a mantenerlo dentro. Deve essere portato fuori. Il cristianesimo è una religione universale che si interessa di ogni uomo, e Gesù fa la sua proposta di libertà e dice: ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Ascolteranno la mia voce indica la sua proposta di uomo nuovo. Gesù non impone a nessuno la sua immagine di bellezza, perché la bellezza è attraente per sé. Lui si presenta come pastore bello e chi crede in lui diviene una persona bella. Non ha bisogno di alzare la voce o di minacciare. È la sua persona che deve parlare. E quello che è importante è la traduzione di questo testo, che è stato purtroppo deformato dalla traduzione di Girolamo, il quale ha detto: è necessario che ci sia un solo ovile e un solo pastore. E Gesù non è venuto a togliere le persone da un ovile e rinchiuderle in un altro ovile. No. Devono uscire le sue pecore da tutti gli ovili nelle quali dei mercenari vogliono mantenerle schiave. No, Gesù vuole le persone completamente libere
che accolgano la sua proposta di bellezza e accolgano lui come unico pastore. Sentiamo adesso come Gesù conclude la presentazione della sua proposta di persona bella. Per questo il Padre mi ama, perché io dono la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la dono da me stesso. Ho il potere di donarla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. La bellezza del pastore è sintetizzata da Gesù in queste sue ultime parole del brano evangelico di oggi. Io dono la mia vita, nessuno me la toglie, la dono. Mi viene da dentro questo comando del Padre. I comandi che Gesù riceve non vengono da fuori, vengono dalla sua identità di figlio di Dio. E siccome il Padre è amore e solo amore, questa è la sua vita, e questa vita divina si trova in pienezza in Gesù, ecco che la sua vita diviene un dono, perché l'amore è mettere la propria persona a servizio della gioia e della vita della persona amata. Gesù dice: la depone la sua vita, la mette a disposizione con un atto libero di amore, perché l'amore è libero, non si ama, non si dona la vita perché si è obbligati, ma perché è la natura stessa di figlio di Dio che ti porta a donare la tua vita. La vita noi la perdiamo comunque. È il coraggio, quello di Gesù, di chi non la trattiene per sé. Se noi vogliamo conservare la nostra vita, dobbiamo donarla liberamente, cioè fare come ha fatto Gesù, lasciare che da dentro lo Spirito ci porti a questo atto, a questo gesto di amore. Soltanto così la nostra vita sarà davvero bella. Noi saremo davvero persone belle riproducendo l'immagine del pastore. Auguro a tutti una buona Pasqua e una buona settimana.